Buongiorno e benvenuti, oggi finalmente parliamo di WandaVision. Dopo tanta attesa senza contenuti Marvel, devo dire che iniziavo ad avere un po' sintomi di astinenza infatti da Marvel. Abbiamo finalmente la prima serie televisiva di una lunga sfilza di contenuti MCU all'interno di Disney+. Dunque, se avete visto i miei video commenti a Agent of S.H.I.E.L.D. vi aspetterete che inizierò a parlare degli episodi e commentarli, ma ho deciso di provare un nuovo format per la verità. Voglio fare tutto in voiceover, quindi vedrete appunto una sfilza di immagini / video presi proprio dall'episodio e li commenterò, così vediamo di capire insieme anche gli easter egg e le varie teorie che ci sono. E ogni tot vedrete anche delle mie reazioni a delle cose che succedono, perché sì, l'altra sera mi sono registrata mentre guardavo gli episodi, così per farvi capire proprio la mia reazione reale alle cose quando succedevano. Dunque, bando alle ciance, partiamo subito col primo episodio di WandaVision. Attenzione, continuate a vostro rischio e pericolo. Questo è un avviso di spoiler. L'episodio inizia catapultandoci direttamente in questa realtà alternativa dove Wanda e Visione, appena sposati, si trasferiscono nei sobborghi statunitensi degli anni 50. Vediamo già dalla sigla che l'episodio si rifà a Lucy e io, I Love Lucy, e per mantenere il tutto il più accurato possibile è stato registrato con delle antiche macchine da presa in bianco e nero e davanti a una live audience, proprio come si faceva al tempo. Notiamo poi il loro numero civico, ossia 2800, che può essere un riferimento al numero 280 della saga fumettistica dei Vendicatori, dove Jarvis, dopo essere quasi morto per mano di Mr. Hyde, decide di unirsi agli Avengers. Vediamo poi Visione che cerca di portare in casa Wanda, ma finisce per passare attraverso la porta, che è un riferimento a quando aveva fatto la stessa cosa in Civil War. Entriamo poi nella loro casa e li sentiamo riferirsi ai loro poteri. Wanda commenta la testa indistruttibile del marito, non la scelta di parole più azzeccata, e Visione i poteri di Wanda. Vediamo anche meglio la cravatta di Visione, che ha 2 pallini chiusi dentro un rettangolo e 2 fuori. Potrebbe essere un riferimento al fatto che loro 2 sono rinchiusi in questa realtà, oppure potrebbe rappresentare una presa, magari di un computer. Passiamo poi al primo punto di confusione dell'episodio, con i 2 che non ricordano cosa ci sia di importante da ricordare nella data segnata con un cuore. La data è il 23 agosto, il che potrebbe essere un riferimento al fatto che ci siano 23 film dell'MCU, ricordiamo poi che la Disney ha un'Expo chiamata D23, ma più probabilmente si riferisce al numero 238 di Avengers, nel quale Visione, dopo essere stato disattivato a causa del passaggio attraverso un campo di energia magica, viene riattivato. Potrebbe quindi essere un monito per Visione di non attraversare la sorta di bolla che vediamo nel trailer che Wanda sembrerebbe aver creato attorno a questa realtà. Veniamo poi introdotti ad Agnes, la quale è probabilmente una versione di Agatha Harkness, una maga molto potente che nei fumetti ha fatto da mentore a Wanda, addestrandola, che si presenta a Wanda dicendo charmed, quindi incantata, come a fare allusione che sia sotto un incantesimo comunque che c'entri della magia. Tra l'altro nel trailer la vediamo vestita da strega, il che potrebbe essere un ulteriore riferimento alla sua vera identità. E ad avvalorare la teoria, Agnes dice come il suo anniversario di matrimonio sia il 2 giugno, data nella quale è iniziato il processo alle streghe di Salem nel 1692. Passiamo poi a Visione al lavoro, che non si capisce bene quale sia, nemmeno il suo collega sembrerebbe saperlo, sa solo che la produttività è aumentata notevolmente da quando c'è Visione, come se fosse un computer vivente, al che Visione va molto sulla difensiva. Arriva poi il suo capo, il signor Hart, che chiarisce il dubbio sulla data. Quella sera lui e sua moglie sarebbero andati a cena da Visione e Wanda. Abbiamo poi qualcosa che ho trovato assolutamente geniale. Proprio come se stessimo guardando una vera e propria sitcom in TV, c'è uno stacco pubblicitario. Il tutto è molto meta. Lo spot è per un tostapane che veniamo a scoprire è fabbricato da Stark Industries. What? Ma non è tutto. Quando viene attivato abbiamo 2 indizi. Vediamo infatti la prima macchia di colore, ossia la spia rossa che si attiva. Tutto il resto dell'episodio è in bianco e nero, tranne questo. E contemporaneamente sentiamo anche un rumore come di un ticchettio di una bomba, assieme al suono del repulsore di Iron Man che si attiva, in riferimento alla bomba di Stark che ha distrutto casa di Wanda e ucciso i suoi genitori. Inoltre il tostapane visivamente sembra un viso, e con la spia rossa come se fosse al centro della fronte sembrerebbe un riferimento a Visione, che è appunto la gemma della mente in fronte. Potrebbe quindi riferirsi a come Visione sia in qualche modo di proprietà di Stark, in quanto è stato creato da Ultron che è opera di Stark, e in quanto al sistema di Jarvis, anch'esso proprietà di Stark. Inoltre nei fumetti accade anche questo. E infine compare la scritta "Dimenticati del passato, questo è il tuo futuro", come a voler dire a Wanda di dimenticarsi del suo passato e di focalizzarsi su questa realtà. Passiamo poi alla cena con i signori Hart, si fa riferimento al fatto che Wanda sia europea, ricordiamo infatti che viene da Sokovia, una nazione dell'Est Europa, e poi abbiamo un altro riferimento quando Agnes arriva in soccorso casalingo di Wanda e gli dice come riuscirà a preparare la cena in uno schiocco di dita, che è un chiaro riferimento allo snap di Thanos, ma anche ai poteri fantastici di Wanda. Quindi è come se Agnes non fosse totalmente all'oscuro di chi sia Wanda e di quello che sta succedendo. A tavola vediamo poi la famosa bottiglia con l'etichetta Maison du Mépris,
che tradotto viene Casa del disprezzo, il che è un chiaro riferimento a House of M, uno dei fumetti ai quali la serie si ispira. In quel fumetto Scarlet crea una realtà alternativa dove vive beatamente con Visione e i loro figli, e dove i mutanti sono la specie più numerosa sulla Terra, e dove tra l'altro Spider-Man è un wrestler, tanto per dirne una. Alla fine della saga Scarlet dice "No more mutants", sbarazzandosi quindi della maggior parte dei mutanti. Probabilmente nella versione MCU questa azione sarà al contrario, ossia invece che eliminare i mutanti li creerà, dando modo quindi agli X-Men di fare il loro debutto nell'MCU. Vediamo poi che la signora Hart manda in crisi Wanda con le sue domande sulla loro storia, e il mood cambia. Passiamo quindi da sitcom a quasi horror, un po' alla Hitchcock, un po' ai confini della realtà, The Twilight Zone. E infatti è stato paragonato all'episodio Un piccolo mostro, dove un bambino controlla il mondo attorno a sé e le persone dentro questo mondo temono per la loro vita. La signora Hart dice al marito di aspettare per la loro risposta in quanto stanno preparando la loro storia, ed effettivamente è così. Wanda improvvisa e inventa man mano che si imbatte in situazioni di questo genere. La cosa si fa ancora più inquietante quando il signor Hart inizia a soffocare. La signora Hart sembra bloccata in un loop, in un mix tra divertita e preoccupata, e continua a dire di smetterla, prima in riferimento al marito e poi sembra che si riferisca direttamente a Wanda, come quindi se Wanda avesse imprigionato in questa realtà delle persone vere e proprie che a volte realizzano quello che sta accadendo. Che inquietante. Wanda finalmente dà il permesso a Visione di intervenire e salvarlo, e non è un caso che Visione non abbia agito prima di avere il suo consenso. È lei che controlla tutto. Da notare infatti come il nome stesso del programma sia sì un'unione dei nomi dei due personaggi, ma che si riferisca anche a come tutto quello che vediamo è dal punto di vista di Wanda. È la visione di Wanda, quindi appunto Wanda's Vision. L'episodio si conclude poi con Wanda che crea delle fedi nuziali e Visione che usa il telecomando per far finire la puntata e quindi spegnere la televisione, ancora molto meta. Si fa tutto ancora più meta quando vediamo che c'è qualcuno che sta effettivamente vedendo quello che succede, e quindi come se fosse una serie dentro la serie. Ci sono infatti dei titoli di coda fittizi tra cui compare il nome Abe Brown come regista. Abe nei fumetti è in realtà Black Tiger, ma nell'MCU è un compagno di classe di Peter, presente in Spider-Man Homecoming e che sappiamo che è sopravvissuto allo snap, o come dicono loro, il blip. Dai loghi Sword, che compaiono sia sul quaderno sia al lato dello schermo, sembrerebbe che sia un agente Sword a guardare quello che sta accadendo, e la teoria più in voga al momento è che sia Darcy. Tra l'altro, l'acronimo SWORD ha un significato diverso nell'MCU. Mentre nei fumetti sta per Sentient World Observation Response Division, nell'MCU hanno cambiato la parola word per weapon, quindi arma, il che può voler dire o che SWORD ha a che fare con personaggi che ritiene delle minacce, quindi come delle armi, come ad esempio Wanda, o che magari c'è qualcosa di losco sotto e non sono esattamente la versione SHIELD nello spazio. Ricordo comunque che non siamo ancora stati ufficialmente introdotti a SWORD nell'MCU, ma si è fatto riferimento a questo sia in Agent of SHIELD sia nella scena dopo i titoli di coda di Spider-Man Far From Home, quando vediamo che Talos ha preso il posto di Nick Fury sulla Terra e quest'ultimo si trova su una navicella spaziale Skrull. Possiamo quindi immaginare che abbia formato o stia lavorando per uno SHIELD spaziale, ossia esattamente SWORD. Arriviamo poi ai credits veri e propri. Quanti di voi come me sono rimasti a guardare ben 7 minuti di credits, sperando che ci fosse una scena finale? C'è un post-credit, per forza? No. Sono veramente così tanti credits? La Madonna. 7 minuti Marvel, what the fuck? Visivamente comunque sono molto interessanti in quanto sembrano dei pixel colorati che creano varie forme, il viso di Visione, di Wanda, la loro casa, le fedi, e che iniziano a glitchare. E la cosa ricorda molto quando Wanda in House of M rompe la realtà che ha creato. E si conclude così il primo episodio di WandaVision. Devo dire, sono già super intrigata, super incuriosita, ho un sacco di teorie e mi piace tantissimo la comicità che c'è scritto proprio benissimo secondo me. Elizabeth è favolosa, Paul pure, ma Elizabeth secondo me è proprio su un altro livello. Non vedo l'ora quindi di vedere come andrà avanti la serie, abbiamo già per fortuna il secondo episodio pronto. E intanto fatemi sapere cosa ne avete pensato voi, se avete trovato anche altri easter eggs, altri riferimenti, lasciatemi un commento, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e ci vediamo presto. Ciao! Old MacDonald had a farm.